Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un ibisco segnalibro. Ci serviranno 2 gomitoli. Io utilizzerò il rosa e il bianco in cotone, poi un ago da lana, delle forbici, un marcatore e un uncinetto numero 2,5 mm. Iniziamo facendo l'anello magico. Prendiamo il filo e avvolgiamolo intorno alle dita. Entriamo con l'uncinetto sotto, prendiamo il filo da lavoro e portiamolo fuori. Adesso faccio una catenella e l'anello magico è pronto. Continuiamo facendo 5 maglie basse nel cerchio. Quindi entriamo nel cerchio, prendiamo il filo e portiamolo fuori. Adesso carichiamo ed usciamo dalle 2 asole sull'uncinetto. Inseriamo il marcatore per segnalare il primo punto. Creiamo le altre 4 maglie basse, 5 totali. Prendiamo il filo iniziale e tiriamo per stringere il cerchio. Adesso entriamo nel primo punto e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Quindi entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, portiamolo fuori e senza caricare usciamo dall'unica asola sull'uncinetto. Ora creiamo i petali, quindi iniziamo facendo 3 catenelle. Adesso facciamo una maglia alta tripla nello stesso punto dove abbiamo chiuso, quindi il primo. Per fare la maglia alta tripla, dobbiamo caricare 2 volte il filo sull'uncinetto, entrare nel punto, prendere il filo e portarlo fuori. Poi caricare ed uscire dalle prime 2 asole. Poi caricare ancora ed uscire dalle altre 2. Caricare per l'ultima volta e uscire dalle ultime 2. Facciamo una catenella. Ora entriamo nell'asola esterna della maglia alta tripla e nel filo subito accanto, cioè quello dell'intreccio della stessa maglia, e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo questo procedimento un'altra volta, sempre lavorando nello stesso punto. Quindi una maglia alta tripla, una catenella e una maglia bassissima nella parte in alto della maglia alta tripla. Adesso facciamo un'altra maglia alta tripla nello stesso punto. Ora 3 catenelle e chiudiamo facendo una maglia bassissima nel punto accanto. In questo modo abbiamo creato il primo petalo. Quindi tutto viene lavorato nello stesso punto, tranne la maglia bassissima finale che viene fatta nel punto accanto per iniziare il petalo successivo. Ripetiamo questo procedimento per 5 volte totali. Quindi dobbiamo fare 3 catenelle, poi una maglia alta tripla, una catenella e una maglia bassissima per 2 volte. Poi una maglia alta tripla, 3 catenelle, tutto nello stesso punto, e una maglia bassissima nel punto successivo, per un totale di 5 petali.
Terminati i petali, facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e portiamolo fuori. Andiamo a nascondere i fili in eccesso con un ago da lana nel retro del fiore. Per nasconderli ci basterà entrare in qualche punto un paio di volte e successivamente tagliare l'eccesso. Prendiamo l'altro colore scelto, tagliamo un filo leggermente lungo e inseriamolo nell'ago da lana. Adesso entriamo dal retro nella parte centrale del fiore, cioè l'anello magico, lasciando un po' di margine fuori. Entriamo nella parte in alto della maglia alta tripla centrale e usciamo fuori. Ora rientriamo sempre da sotto nel centro. Adesso passiamo con il filo fra un petalo e l'altro, per poi rientrare sempre nel centro. Quindi ripetiamo questo procedimento fino alla fine. Una volta terminato, riusciamo dal centro e ritorniamo sul retro del lavoro per nascondere i fili. Possiamo anche fare un nodino, senza stringere troppo, se no il lavoro si arriccia, e dopodiché andiamo a nascondere i fili e a tagliare l'eccesso. Sempre con lo stesso colore, nel mio caso il bianco, andiamo a creare di nuovo un anello magico. E continuiamo facendo 6 maglie basse. Stringiamo il cerchio e chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Adesso andremo a creare delle catenelle lunghe quanto il libro che abbiamo scelto. Quindi create le catenelle che vi servono, considerando che il fiore e la parte dell'anello magico devono rimanere al di fuori di esso. Raggiunta la lunghezza desiderata, andiamo a tagliare il filo leggermente lungo e tiriamolo fuori. Con un ago da lana fissiamo le catenelle, facendo dei nodi sul retro al centro del fiore. Nascosti i fili, tagliamo l'eccesso e il segnalibro sarà pronto. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarlo. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!